Ciao a tutti, vediamo insieme come realizzare questo sonaglio a forma di leone? Come al solito devo fare un regalino ad un neonato e ho pensato che questa sarebbe stata una buona idea. Non dimenticate di lasciare un mi piace. Per questo lavoro mi serviranno un filo arancione, un filo giallo, un filo bianco, un filo nero e un uncinetto da 2 mm. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un anello magico, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Ora nel primo giro vado a fare 6 maglie basse, quindi entro all'interno dell'anello magico, prendo il filo, fuori prendo il filo e lo passo all'interno di 2 asole. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudo l'anello magico tirando il filo. Ora nel secondo giro vado a fare un giro di aumenti per un totale di 12 maglie basse, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, lo faccio passare e faccio una maglia bassa. Entro di nuovo nel primo punto e faccio un'altra maglia bassa. Questo è un aumento. Proseguo così per tutto il giro. Terminato il giro, stringo bene l'anello magico e vado a fare un nodino. Ora nel terzo giro vado a fare una maglia bassa e un aumento, quindi entro nel primo punto e faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro, entro nel secondo punto e faccio 2 maglie basse. Proseguo così fino alla fine del giro. Nel prossimo giro vado a fare 2 maglie basse e un aumento, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Proseguo facendo 3 maglie basse e un aumento e ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Nel sesto giro vado a fare 4 maglie basse e un aumento, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro.
Nel giro che segue vado a fare 5 maglie basse e un aumento, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Ora vado a fare 6 maglie basse e un aumento, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Nel nono giro vado a fare 7 maglie basse e un aumento, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Dal 10° al 21° giro vado a fare 12 giri di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. Terminato il 12° giro mi fermo e non vado a chiudere la testa, vado a fare le parti che la compongono. Ora vado a fare l'orecchio del leone, quindi vado a fare un anello magico, avvolgo il filo intorno al mio dito, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno della mia asola. Ora vado a fare 6 maglie basse, entro all'interno del cerchio magico, prendo il filo, fuori prendo il filo e lo passo all'interno di 2 asole. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora tiro il filo per chiudere l'anello magico. Nel secondo giro vado a fare un giro di aumenti, quindi 2 maglie basse in ogni punto precedentemente creato, per un totale di 12 maglie basse. Entro nel primo punto, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Entro di nuovo nel primo punto e faccio un'altra maglia bassa. Entro nel secondo punto, faccio una maglia bassa, entro di nuovo nel secondo punto e faccio un'altra maglia bassa. Proseguo il giro di aumenti fino alla fine. Stringo bene e faccio un nodino, così l'anello magico sarà proprio bloccato. Preparo un marker e proseguo il giro facendo una maglia bassa e un aumento, quindi entro nel primo punto e faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro, entro nel secondo punto e faccio un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto.
Dal quarto all'8° giro vado a fare 5 giri di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente creato. Nono e ultimo giro vado a fare una maglia bassa e una riduzione, ripetuto fino alla fine del giro. Quindi entro nel primo punto e faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro e ora vado a fare una riduzione, quindi prendo il filo esterno del secondo punto, il filo esterno del terzo punto, esternamente prendo il filo e lo passo all'interno delle due asole, prendo di nuovo il filo e lo passo all'interno delle altre due. Questa è la prima riduzione, proseguo facendo una maglia bassa e una riduzione fino alla fine del giro. Terminato, lascio un bel po' di filo lungo perché mi servirà per andare a cucire le orecchie sulla testa. E questo è un orecchio. Fatto anche il secondo orecchio, io ho messo 2 spille per avere dei riferimenti ben precisi e ora vado a cucire. Ora vado a fare la criniera del leone. Io ho deciso di fare tutti ricci perché ai bambini piace molto toccare le cose di consistenza diversa. Quindi lascio un bel po' di filo prima, sempre per andare a cucire la criniera sulla testa. Faccio un cappietto e parto con 30 catenelle. Se volete fare presto per attaccare la criniera sulla testa, quindi questi ricci, vi consiglio di fare 100 o più catenelle e poi per la zona anteriore fare invece dei segmenti più piccoli da 30. Ora per riuscire a creare un riccio entro nella seconda catenella e vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2. Entro nel punto successivo e faccio 3 maglie basse nello stesso punto, 1, 2 e 3. Vedete già come inizia a ricciarsi? Proseguo facendo 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2 e 3 maglie basse nel punto successivo. Arrivata alla fine verrà proprio un boccolo. Naturalmente il riccio lo dovete un pochino sistemare voi, non viene direttamente, però una volta sistemato non si fa più giù, eccolo. E ora vado a fare la striscia di fronte che parte dal naso e arriva fino alla criniera, quindi faccio un cappietto. E parto con 4 catenelle, 1 2 3 4. Entro nel secondo punto
e vado a fare 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Ora nei prossimi giri vado a fare un aumento in ogni giro, quindi faccio una catenella, giro il lavoro, parto dal secondo punto e faccio 2 maglie basse. Nell'ultimo punto vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. 1 e 2. Faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 3 maglie basse. 1, 2, 3. Nel quarto punto vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. 1 e 2. Faccio una catenella, giro il lavoro, partendo dal secondo punto vado a fare 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Nell'ultimo punto vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. 1 e 2. Proseguo facendo 5 maglie basse e un aumento. Faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, vado a fare 6 maglie basse e un aumento. Ora ho finito con gli aumenti, quindi vado a fare 3 giri di maglie basse. Faccio una catenella e faccio un giro di maglie basse ripetuto per 3 volte. Vado a cucire la parte frontale che parte dal naso e arriva fino alla criniera. Ora inizio a cucire i ricci della criniera.
Mi vado ad occupare del naso, quindi faccio un cappietto e vado a fare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Entro nel secondo punto e vado a fare 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Proseguo il giro, quindi vado nel punto che si trova sopra, questo, entro e all'interno dello stesso punto vado a fare 3 maglie basse. Proseguo facendo una maglia bassa nell'ultimo punto. E il naso è pronto. Lascio il filo un po' più lungo per poterlo cucire alla faccia e taglio. Mi vado ad occupare degli occhi, faccio un anello magico e all'interno nel primo giro vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiro il filo, lo lascio un po' più lungo e lo taglio e ora vado a fare un nodo per chiudere il cerchio. Adesso prendo il filo bianco entro all'interno dell'ultimo punto che ho appena fatto con il filo nero e faccio passare il filo bianco. Prendo di nuovo il filo e faccio una catenella. Ora entro nel punto successivo e vado a fare una maglia bassa. Nel prossimo punto faccio un aumento di maglie basse faccio una maglia bassa e concludo con una maglia bassissima. Lascio il filo un po' più lungo, lo taglio e ora con l'ago vado a fare il riflesso della luce nell'occhio. Vado a cucire il naso e poi vado a cucire gli occhi. Cucito tutto il viso, vado a chiudere la testa e inizio con 7 maglie basse e una riduzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora vado a fare la riduzione, prendo il filo esterno del primo punto, il filo esterno del secondo punto
Prendo il filo e lo passo all'interno di tutte e due le asole. Prendo di nuovo il filo e lo passo all'interno delle altre due asole. Questa è la riduzione. E ripeto la sequenza fino alla fine del giro. Proseguo con 6 maglie basse e una riduzione, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Ora faccio 5 maglie basse e una riduzione, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Nel prossimo giro faccio 4 maglie basse e una riduzione, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Arrivata qui metto il sonaglio e vado ad imbottire la testa. Nel giro che segue vado a fare 3 maglie basse e una riduzione ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Ora inizio a fare l'impugnatura facendo 5 giri di maglie basse. Siccome ai bambini piacciono molto le righe, ora andrò a cambiare colore. Per non far vedere lo stacco tra i due colori vado a fare una maglia bassissima, tiro il filo, lo taglio, passo il filo all'interno del prossimo punto e lo lascio verso l'interno. Prendo il filo del colore arancione e con un nodo lo vado ad unire al filo color giallo. Ora non vado a partire dall'ultimo punto lavorato, ma vado a partire 2 punti dopo e vado a fare i 5 giri di maglie basse. Siccome la registrazione si è bloccata, vi faccio rivedere il procedimento con il filo arancione perché ora andrò a cambiare colore, quindi faccio le ultime maglie basse, una maglia bassissima, tiro il filo, lo taglio e passando nel punto successivo lo vado a infilare all'interno. E così facendo, come potete vedere, viene un po' una parte, diciamo, un po' in discesa, ma non si vede il gradino. Quindi cambio colore, unisco il filo giallo al filo arancione con un nodo
nascondo l'estremità dei fili all'interno del lavoro e invece di partire dall'ultimo punto lavorato arancione vado a partire qualche punto prima questa volta e vado a fare un giro di maglie basse gialle. Concludo il giro e vi faccio vedere. Eccolo, vedete? Il gradino non c'è. Nel giro che segue, con il filo giallo, vado a fare 4 maglie basse e un aumento, ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Ora nei 3 giri successivi vado a fare 3 giri di maglie basse gialle. Taglio il filo perché andrò di nuovo a cambiare colore. Quindi unisco il filo giallo a quello arancione. Ma prima di iniziare il prossimo giro vado ad imbottire. Ora vado a fare un giro di maglie basse arancioni. Ora faccio 3 maglie basse e una riduzione ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Ora faccio 2 maglie basse e una riduzione ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Proseguo facendo una maglia bassa e una riduzione ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Concludo facendo un giro di riduzioni per chiudere il lavoro. Taglio il filo e chiudo il lavoro. E con il filo nero vado a cucire la bocca. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!